Amiche e amici, qui Oksana Shedi che vi parla. Vi porto con me in un viaggio ad Amanur, come fosse non l'avete mai visto né conosciuto. Questo non sarà il solito racconto turistico o spirituale, raccontato da lontano, perché io li ho vissuto davvero per 5 giorni, immersa completamente nella sua atmosfera, nei suoi silenzi, nei suoi simboli e nelle sue energie. Il viaggio inizia già dalla strada che conduce verso questo luogo nascosto tra le colline. Man mano che si avvicina, il paesaggio cambia completamente. La natura diventa più intensa, più viva, più fitta rispetto ai luoghi comuni che siamo abituati a vedere. E poi accade una cosa particolare. Alzando gli occhi al cielo, sembra quasi di vedere colori diversi. Un azzurro profondo, limpido, attraversato da nuvole morbide come pecorelle sospese sopra le montagne. Salendo lungo la collina, sentivo il cuore battere sempre più forte. Dentro di me cresceva una domanda continua. Che cosa mi aspetta davvero lì dentro? Lungo la strada iniziano ad apparire strane decorazioni create dagli abitanti di Damanhur. Simboli, oggetti artistici, dettagli che fanno subito capire che questo non è un luogo ordinario. E poi finalmente appare l'ingresso, il cancello si apre e si entra in un territorio che sembra avere un'energia completamente diversa dal mondo esterno. Dal primo istante ho avuto la sensazione che tutto quel luogo fosse intriso di magia. Non una magia da favola, ma qualcosa di sottile, presente ovunque, nell'aria, negli alberi, nei sentieri, nelle costruzioni, persino nel silenzio. All'interno del territorio si trovano piccoli alloggi e casolari immersi nella natura, ma la cosa incredibile è che proprio sotto quei terreni si nasconde uno dei più grandi misteri di Damanhur, i famosi templi sotterranei. Allora, questa è la nostra stanza di popoli. Eccomi qua, che bello, lì sopra c'è Selfica, ogni stanza ha un suo tema, è bellissimo qua. Questa è una stanza degli specchi, il nostro gruppo si sta sistemando, anche la stanza degli specchi è bellissima, molto bella la stanza degli specchi. Qui vive tutto di energia, è uno spazio incredibile, le nostre signore russe si stanno sistemando. Questa è la stanza dell'acqua, che bellissima anche la stanza dell'acqua. Ecco, lei è la Xenia, che è il stesso mio nome. Ciao ciao! Ecco, parla anche italiano. E lei Gianna, abbiamo una bellissima donna russa. Donna russa. Ok. E lei invece è Elena che vive in Svizzera, ma parla russo. Svizzera russo-говорящая. Stanza dei metalli. Questo è proprio il cuore di Damanhur. Tutte le stanze sono molto particolari, come vi ho già detto. Poi vi aggiornerò su tutto quello che succede qui. Tutti gli abitanti non hanno i nomi nostri, hanno i nomi di animali. Questa è la stanza della terra.
Molto bella anche questa stanza. Noi abbiamo scelto la stanza dei popoli. E qui il nostro ambiente. E lui Alan, è il nostro slip russo. Ecco. E ora vado a sistemarmi. Templi scavati a circa 75 metri di profondità, equivalenti a 10 piani di un palazzo sottoterra. E la cosa più impressionante è pensare che furono costruiti a mano, scavando per anni con strumenti semplicissimi, secchi, trapani e lavoro umano incessante. Sapere che sotto i propri piedi esisteva un intero mondo nascosto rendeva ogni passo ancora più surreale. Finalmente arriviamo nella capitale di Damanhur, chiamata Damil, il cuore simbolico della comunità. Qui si trova il centro di accoglienza con il piccolo bar interno e uno dei luoghi più conosciuti di Damanhur, il Tempio aperto. Questo tempio è formato da 22 immense colonne, alte circa 5 metri e mezzo ciascuno, creati da Passero Olmo. La cosa sorprendente è che secondo il racconto damanhuriano tutto iniziò in modo semplice. Prima piccoli oggetti, persino tazzine da caffè decorate, fino ad arrivare poi alla costruzione di queste gigantesche colonne artistiche. Appena si entra in questo luogo si percepisce immediatamente che ogni dettaglio è stato pensato simbolicamente. L'ingresso è custodito da statue di divinità, mentre le case e gli edifici sono decorati con disegni dipinti a mano, fiori, simboli, motivi spirituali e immagini legati a Falco Tarassaco, considerato la guida spirituale e il creatore di questo mondo. Fin dai primi passi, questo luogo emana una sensazione difficile da spiegare. C'è qualcosa nell'aria, nell'atmosfera, nei colori e nel silenzio che dà davvero l'impressione di entrare in uno spazio impregnato di magia ed energia. Nella capitale di Damanhur ci hanno accolti davvero come una famiglia. Ecco, finalmente sono arrivata a Damanhur, come vedete alle mie spalle. C'è un schema di questo posto, qua ci sono vari comuni dove si trovano varie comunità, man mano che sono qui comunque vi porterò in viaggio con me. Seguitemi e vedrete tante cose che magari da altre parti non mi sono state dette. Appena arrivati ci hanno preparato un pranzo gustoso realizzato con prodotti locali, tanta frutta, numerose verdure e un'alimentazione molto sana e naturale, profondamente legata alla filosofia di vita. All'accoglienza ogni ospite riceve una borsa shopping e un badge da portare al collo. Questo serve affinché tutti i damanhuriani possano riconoscere immediatamente che è ospite della comunità. In qualche modo ti fa sentire parte del luogo, ma allo stesso tempo riconoscibile all'interno di questo piccolo mondo così particolare. Dopo il pranzo usciamo e iniziamo a dirigerci verso il tempio aperto, percorrendo quella che chiamano la via della speranza. Man mano che camminiamo, il paesaggio sembra diventare sempre più intenso. Continuiamo a osservare panorami incredibili,
ascoltare il canto delle uccelli e respirare un verde così vivo da sembrare quasi irreale. A tratti nasce davvero la sensazione che la vegetazione stessa risponda alle frequenze e all'energia di questo luogo. Proseguendo lungo il percorso ci avviciniamo a un altare costruito interamente con le loro mani. È il luogo dove vengono portate offerte e doni simbolici alle diverse divinità. Questo luogo si chiama Altare della Terra. Fu costruito nel 1986, durante quella che loro definiscono la guerra d'arte, ed è utilizzato per momenti di contatto con le energie del pianeta e con l'elemento Terra stesso. Proseguendo lungo il cammino incontriamo la statua di Pan, ma qui Pan non viene affatto considerato una figura negativa, come spesso accade in certe interpretazioni moderne o religiose. Ad Amanur il suo significato viene completamente trasformato. Tutte le connotazioni oscure vengono rimosse e rimane invece il simbolo della materia, della forza vitale, della terra e di tutto ciò che appartiene al mondo fisico e naturale. Continuando il percorso incontriamo una splendida fontana decorata con sculture realizzate interamente a mano dagli abitanti di Damanhur. Ovunque si possono osservare piccole statuette che rappresentano il popolo damanhuriano. Esiste infatti una tradizione secondo cui ogni abitante dovrebbe creare la propria figura simbolica, destinata poi a essere collocata nei vari spazi sacri e nei templi del territorio. È impressionante osservare queste statue disseminate nella natura. Sembrano figure immobili e silenziose che contemplano il mondo, quasi a ricordare il ruolo dell'essere umano all'interno del pianeta e il legame profondo tra uomo, terra e cosmo. Salendo verso il tempio aperto, iniziano ad apparire anche i frammenti di labirinti energetici, di cui parlerò più avanti. Sono strutture davvero affascinanti, perché secondo la traduzione damanhuriana non rappresentano soltanto elementi artistici o decorativi, ma veri e propri strumenti energetici, costruiti con una loro tecnologia spirituale. Man mano che continuiamo il percorso, incontriamo altre sculture simboliche, tra cui una grande figura di drago circondata da maschere rituali. Nelle tradizioni spirituali il drago rappresenta spesso la forza primordiale, la custodia della conoscenza, la trasformazione interiore e il potere che collega il mondo materiale con quello invisibile. Le maschere che lo circondano sembrano evocare le molteplici facce dell'essere umano, identità, emozioni, archetipi e forze interiori che convivono dentro ciascuno di noi. Ed eccoci finalmente arrivati davanti al tempio aperto, da cui il panorama si apre in modo spettacolare. Le montagne, il cielo immenso, il verde profondo delle colline e il silenzio creano una vista davvero maestosa, quasi surreale. C'è una sensazione di ampiezza e di sospensione che toglie il fiato.
e proprio all'ingresso del tempio aperto ci accolgono 3 divinità. Questi 3, per loro, sono qualcosa di più degli dei, anche se naturalmente non possiedono una manifestazione nel senso classico, vengono considerati frequenze divine e questo trio rappresenta tutto quel volume del divino con cui l'essere umano può entrare in contatto e lavorare. Questa unione viene chiamata triade o trinità. Esiste anche un libro chiamato La Via di Horus, che descrive il sistema di conoscenze su cui si basa questa visione. In sostanza, i damonoriani si considerano sacerdoti di Horus, ma qui non si parla semplicemente dell'Horus mitologico raccontato nelle antiche leggende egizie, né del Pan così come appare nelle religioni tradizionali. Questi 3 assumono un significato simbolico molto preciso. Horus rappresenta la luce, il sole, l'alchimia e il fuoco. Pan rappresenta il principio maschile, la materia, la terra e tutto ciò che appartiene al mondo fisico. Dea rappresenta invece il principio femminile, materno e creativo, la forza generatrice. Ammirando il tempio aperto, ci troviamo davanti al sacro altare del fuoco, al cui centro si trova un grande cristallo. Questo altare viene utilizzato durante numerose cerimonie e rituali damonoriani, tra cui anche la notte degli oracoli, un'esperienza particolare e molto intensa di cui vi parlerò più avanti nel racconto. Il fuoco qui non rappresenta soltanto un elemento fisico, ma una forza di trasformazione, di purificazione e di connessione spirituale. Il cristallo posto al centro sembra quasi amplificare questa energia, riflettendo la luce e creando un'atmosfera profondamente suggestiva. Ora lasciamo semplicemente scorrere queste immagini meravigliose e vi invito, mentre osservate questo luogo così particolare, a fermarvi per un momento e guardarlo davvero nei dettagli, la natura, le forme, i simboli, le pietre, i colori, il modo in cui tutto sembra fondersi in un'unica armonia. Perché Damanhur non sembra soltanto un luogo costruito dall'uomo, ma quasi un mondo creato per entrare in dialogo con qualcosa di più grande. Proprio su questo palco, negli ultimi anni, molti damonoriani ricevono il proprio nuovo nome spirituale. Secondo la loro tradizione, i nomi vengono scelti all'interno di 4 grandi categorie simboliche. La prima è legata al mondo animale, la seconda al mondo vegetale, alberi, fiori, piante. La terza riguarda il nome divino, collegato alle forze spirituali e sottili. E la quarta è il nome cristallino, associato ai minerali e ai cristalli. Animale, pianta, forza sottile e cristallo. Secondo la loro visione, attraverso questi nomi si crea un particolare collegamento con uno specifico spazio vibrazionale, una sorta di risonanza con determinate forme di vita ed energie della natura.
Il nome quindi non viene visto semplicemente come un'identità personale, ma come uno strumento di connessione energetica e spirituale. Poi naturalmente, quanto profondamente una persona riesca a utilizzare questo legame dipende dal proprio percorso interiore, dalla sensibilità e dal lavoro che compie su se stessa. Ed è qui che ritorna ancora una volta il concetto della via di Horus, il cammino spirituale su cui si fonda gran parte della filosofia di Damanhur. Proseguendo il cammino iniziamo a incontrare anche i famosi percorsi energetici e i labirinti di Damanhur. A prima vista possono sembrare semplici strutture decorative, realizzate con pietre colorate e sentieri naturali, ma secondo la tradizione damanhuriana ogni percorso possiede una funzione precisa. Ogni spazio è suddiviso in differenti settori energetici e ciascuno di essi avrebbe il compito di lavorare su aspetti specifici dell'essere umano. Non si tratta semplicemente di entrare nel labirinto, ma di attraversarlo nel modo corretto. Secondo la loro spiegazione, passando lungo questi percorsi e fissando il proprio corpo sottile nel punto d'ingresso, la persona stende e allunga i propri campi energetici, caricandoli con determinate qualità vibrazionali. Alcuni percorsi sarebbero collegati al miglioramento del sonno, altri alla memoria, altri ancora alla connessione interiore e alla percezione energetica. Il movimento stesso diventa quindi parte del rituale. Si entra seguendo una forma precisa indicata dal tracciato. Il punto d'ingresso è segnalato da una targhetta o da simboli specifici. Si raggiunge lentamente il centro del percorso e poi si ritorna indietro seguendo esattamente la stessa linea. Ogni gesto deve essere compiuto con attenzione e presenza. Camminando in questi labirinti si ha davvero la sensazione che il luogo sia stato costruito non solo per essere osservato, ma per essere vissuto fisicamente ed energeticamente. Naturalmente, secondo la loro filosofia, non bisogna aspettarsi effetti immediati o miracoli dopo pochi minuti. È considerato un lavoro graduale che richiede tempo, preparazione e continuità nel rapporto con questi spazi. C'è un'aria incredibile in questo posto, i mille profumi di fiori, di alberi, uccellini che cantano, c'è un'energia davvero magica. Viene voglia di aprire il cuore perché mi sento molte emozioni che emergono con questo posto. Proseguiamo il nostro racconto tornando per la notte nella nostra dimora immersa nella natura e nell'energia di questo luogo così particolare. Questo è praticamente il nostro ambiente dove noi dormiamo. Da ogni stanza si può uscire fuori, che come vedete ogni uscita della stanza è quelle stanze che vi ho fatto vedere prima. Al mattino abbiamo colazione preparato dalle persone che abitano qui e ci fanno buongiorno ragazze, buongiorno. Tutti i prodotti preparati sono di preparazione locale e che passano il trattamento di selfie, che è una tecnologia non terrestre. Ecco. Buon appetito a tutti.
На Ютубе, на канале Оксана Феди. Да. Questi sono proprio alcuni ritratti di stanze dei templi dove noi andremo a fare la visita oggi, ma mi hanno detto che non si può filmare. Comunque chiederò un permesso speciale, non lo so se mi concederanno, ma cercherò di fare intervista al responsabile, ve lo porterò in diretta, tale modo che le farete tutte le vostre domande. Per entrare in ogni stanza vi volevo far vedere che abbiamo tutti questi cerchi di rame che canalizzano l'energia e ogni stanza nostra, praticamente è un percorso che io vi faccio vedere, ci sono, ecco, tappetini per yoga, il mattino abbiamo fatto ginnastica di Bronnikov, tutti insieme. Mi piacerebbe organizzare con voi un ritiro di 3-4 giorni del pacchetto, così possiamo praticare esercizi di Bronnikov, la nostra ginnastica energetica, fare le nostre meditazioni e esercizi con i colori e poi comunque di giorno c'è un programma molto intenso. Ieri abbiamo fatto il labirinto all'aperto, poi vi pubblicherò qualche video. Abbiamo fatto visita della zona di rituali dove c'è proprio l'altare di fuoco. Oggi abbiamo visita ai templi sotterranei. Come vi ho detto, ogni stanza dove abbiamo dormito corrisponde a un tempio che ha tema. È molto emozionante oggi scendere giù in profondità. Spero che mi faranno filmare qualcosa, me lo auguro, ma comunque sto già parlando di fare un'intervista e così in diretta potete fare tutte le vostre domande e organizzare un retreat, un ritiro di 4-5 giorni sarebbe veramente bellissimo per, oltre a fare le visite, anche aumentare le nostre capacità, perché vi ricordate di Bronnikov è stato detto che il logo di forza, logo sacro, aumenta le nostre percezioni. Per questo motivo mi piacerebbe un giorno organizzare un mio gruppo e portarvi qui con me per farvi vivere Damanhur così come l'ho vissuta io. Perché questa esperienza, secondo me, non va vissuta come un semplice turista che entra con un badge per visionare i templi e poi va via. Va vissuta parlando con le persone, conoscendo chi ha dedicato la propria vita alla costruzione di questo luogo. Persone che hanno lavorato fianco a fianco con Falco Tarassaco, contribuendo non solo alla creazione dei templi, ma anche all'intera visione spirituale che sostiene questa comunità. Molti di loro hanno dato anni della propria vita, le proprie energie, il proprio lavoro e perfino parti profonde della propria identità per costruire questo mondo. Per loro questo non è soltanto un posto in cui abitare, è qualcosa da custodire, proteggere e tramandare. E ora il viaggio prosegue verso il cuore più misterioso e straordinario di Damanhur, i templi dell'umanità. Templi sotterranei nascosti nelle profondità della montagna, scavati completamente a mano a partire dal 1978 da Falco Tarassaco e dai primi damanhuriani. Pensare che tutto questo sia stato realizzato senza grandi macchinari moderni sembra quasi impossibile. Per anni hanno scavato la roccia usando soltanto martelli, scalpelli. Eppure nel silenzio della montagna nasce un intero mondo sotterraneo.
Questi templi non sono semplicemente stanze decorate, sembrano piuttosto un gigantesco libro tridimensionale, costruito con arte, simboli, mosaici, vetri colorati, affreschi e sculture. Le pareti sono state dipinte interamente a mano, i soffitti sono ricoperti da mosaici e fogli d'oro. Le cupole utilizzano vetri in stile Tiffany che trasformano la luce in qualcosa di irreale. Camminando al loro interno si ha davvero la sensazione di entrare dentro un'opera d'arte viva. Uno dei primi ambienti che si incontra è Tempio Blu, il più antico, il luogo dove tutto ebbe inizio. È dedicato al potenziale nascosto dell'essere umano e alla scoperta delle possibilità interiori. Poi si arriva alla sala dell'acqua, collegata al principio femminile, alla memoria, alla conoscenza e alla ricettività. La sua forma richiama quasi un calice sacro immerso nella roccia. La sala della terra rappresenta invece il principio maschile, la forza fertile della materia, il rapporto tra l'essere umano e il pianeta. Uno dei luoghi più impressionanti è la sala dei metalli, dedicata all'alchimia interiore e alla trasformazione dell'essere umano. Ogni fase della vita viene associata a un metallo diverso, in un percorso simbolico che porta dal ferro all'oro come metafora dell'evoluzione spirituale. C'è poi il labirinto, forse uno degli spazi più simbolici di tutti, cui vengono rappresentate culture, religioni e tradizioni spirituali provenienti da tutto il mondo. Camminarci dentro dà davvero sensazione di attraversare la memoria spirituale dell'umanità. La sala delle sfere è considerato il cuore energetico dei templi. Qui si incontrerebbero le cosiddette linee sincroniche, flussi energetici planetari che, secondo la visione damanhuriana, collegano la Terra al cosmo. Le sfere presenti nella sala sarebbero strumenti di connessione e trasmissione energetica. Infine si arriva alla sala degli specchi, dedicata all'aria, alla luce, al sole e all'unificazione dell'umanità. Qui si trova una gigantesca cupola di vetro Tiffany che lascia letteralmente senza parole. E mentre scorrono queste immagini è difficile spiegare a parole ciò che si prova davvero lì sotto, perché non sembra di visitare semplicemente dei templi, sembra di entrare dentro il sogno di centinaia di persone che hanno dedicato anni della propria vita a costruire qualcosa che nel bene o nel male va oltre la semplice architettura. Ogni parete dipinta, ogni mosaico, ogni simbolo inciso nella pietra sembra raccontare il desiderio umano di lasciare una traccia eterna del proprio spirito. E poi si arriva al cuore simbolico dell'intero complesso, il Tempio dell'umanità. Non è soltanto il nome generale dei templi sotterranei, ma anche il significato profondo di tutto ciò che è stato costruito qui. Secondo la visione damanhuriana, questo luogo è dedicato all'essere umano nella sua evoluzione spirituale, artistica ed energetica. Ogni sala rappresenta un aspetto diverso dell'umanità: la memoria, la materia, l'acqua, il fuoco, l'alchimia, i popoli, il cielo, la trasformazione interiore.
Camminando tra questi ambienti si ha la sensazione che ogni civiltà, ogni religione, ogni simbolo e ogni cultura siano stati riuniti in un gigantesco racconto sotterraneo. Per questo motivo viene chiamato Tempio dell'umanità, perché secondo i suoi creatori appartiene simbolicamente a tutta la razza umana e non soltanto a una singola religione o tradizione. Le pareti interamente dipinte a mano, i mosaici, i vetri tifoni delle cupole, le sculture, i simboli e gli affreschi sembrano voler raccontare il viaggio dell'essere umano attraverso il tempo, la coscienza e la spiritualità. E la cosa forse più impressionante è ricordare che tutto questo viene scavato lentamente nella montagna, a mano, nel silenzio della notte, per anni, da persone comuni che decisero di trasformare una visione interiore in qualcosa di reale. Proseguiamo il nostro racconto. Dopo aver visitato questi magnifici templi sotterranei, ci siamo diretti verso uno dei luoghi centrali della vita damonoriana, il Crea. Già il nome Crea sembra racchiudere tutta la filosofia di questo posto. Per i damonoriani non è soltanto un edificio o un centro comunitario. È un punto di incontro, uno spazio vivo dove arte, spiritualità, salute, ricerca e vita quotidiana si intrecciano continuamente. All'interno del CREA si svolgono numerose attività. Ci sono botteghe artigianali dove vengono venduti prodotti completamente realizzati a mano, laboratori artistici, spazi dedicati alla ricerca e alla medicina alternativa. Ma una delle cose che mi ha colpita è stato il loro supermercato di prodotti naturali e locali. Ed è proprio lì che si trova qualcosa di davvero sorprendente. Una struttura selfica posizionata sopra la cassa. Secondo la spiegazione damonoriana, questa struttura viene creata da Falco Tarassaco quando iniziarono a comparire i primi prodotti OGM. L'idea era che, passando gli elementi sul nastro della cassa, la selfica potesse ripulire i prodotti di energie negative o alterazioni indesiderate contenute negli alimenti. Che si condivida oppure no questa visione, è impossibile non rimanere colpiti dal livello di simbolismo, ricerca e intenzione che viene posto praticamente in ogni aspetto della vita quotidiana. Scendendo ai piani inferiori della Crea troviamo poi il museo di Damanhur, ma anche centri dedicati ai massaggi, alla naturopatia, alla medicina non tradizionale e alle pratiche selfiche, cui vengono utilizzati strumenti particolari chiamati self, considerati da damonoriani dispositivi energetici capaci di lavorare sul benessere, sull'armonia del corpo e sulla rigenerazione della persona. Esiste persino un centro medico che integra approcci alternativi, trattamenti energetici e pratiche di cura naturale. Abbiamo potuto osservare anche il bellissimo Welcome Center e il bar del complesso, luoghi dove le persone si incontrano, parlano e condividono esperienze. Ed è proprio qui che abbiamo avuto la possibilità di conoscere una persona davvero speciale, Antilope.
Antilope è una medium, ma soprattutto una donna con una presenza energetica fortissima, specializzata nel lavoro pranico e nei trattamenti selfici legati alla salute, alla rigenerazione e alla longevità. Il centro ci ha accolti in una splendida sala riunioni, preparata appositamente per il nostro gruppo. Mentre pranzavamo, circondati da quadri selfici e opere energetiche, potevamo percepire quanto ogni ambiente fosse stato pensato non solo esteticamente, ma anche simbolicamente. E poi proseguito il nostro incontro con Antilope, circondato dai quadri energetici e alcune opere originali di Falco. E più ascoltavamo Antilope parlare, più cresceva la sensazione di trovarsi davanti a una persona fuori dall'ordinario. Definirla semplicemente esperta sarebbe riduttivo. Antilope sembrava una vera viaggiatrice del tempo, una donna con una coscienza immensa, capace di raccontare esperienze, visioni e percorsi interiori con una naturalezza impressionante. Abbiamo anche realizzato un'intervista che pubblicherò prossimamente sul canale, dove parlerà dei suoi viaggi nel tempo, delle applicazioni selfiche e della visione spirituale che anima la comunità di Damanhur. Ma oltre a tutto questo, ciò che colpisce davvero di lei è il carisma umano, la calma e la profondità con cui riesce a trasmettere le proprie esperienze. E poi arriva uno dei momenti più particolari, misteriosi e difficili da descrivere di tutto il viaggio, la notte degli oracoli. L'atmosfera che si respira durante questa cerimonia è davvero unica. C'è qualcosa nell'aria che va oltre a una semplice festa, oltre uno spettacolo o un rituale simbolico. Tutto sembra immerso in una dimensione sospesa, tra teatro sacro, spiritualità, energia collettiva e mistero. Anche gli ospiti sono ammessi a partecipare e questo rende l'esperienza ancora più intensa, perché non si resta semplici osservatori, si viene lentamente coinvolti nel campo energetico e nell'atmosfera della cerimonia. All'inizio vengono radunate le danzatrici insieme ai diversi ranghi sacerdotali della comunità. Per tutta la durata della serata, il movimento delle danzatrici sembra avere il compito di mantenere viva l'energia del campo. Danzarono sul palco centrale, ma anche lungo tutta l'arena, circondando lo spazio rituale da ogni lato. I movimenti, i costumi, la musica, il ritmo e le luci creano una sensazione quasi ipnotica. A tratti sembra davvero di trovarsi dentro un antico rito appartenente a un'altra epoca. E una delle cose che più mi ha colpita è stato ciò che ho osservato nel cielo durante i momenti di evocazione delle divinità. Quando iniziavano le invocazioni e la canalizzazione dei messaggi provenienti dagli dei, il cielo sembrava trasformarsi. Le normali nuvole morbide, che fino a poco prima sembravano semplici pecorelle sospese sopra le montagne, iniziavano lentamente a cambiare forma ed è stato impressionante vedere come a un certo punto sembrassero disporsi in schemi geometrici quasi perfetti, come onde, come linee guidate da una forza invisibile. Era come se qualcosa stesse muovendo il cielo stesso,
creando figure e geometrie incredibili sopra l'arena rituale. Non so dare una spiegazione a ciò che ho vissuto, ma in quel momento la sensazione era davvero quella di trovarsi immersi in qualcosa che andava oltre la semplice comprensione razionale. E durante queste giornate ho avuto anche l'onore di conoscere una persona davvero particolare, Coyote Gardo, autore del libro Fisica Spirituale. Un libro davvero sorprendente che unisce filosofia, conoscenza esoterica e una visione quasi futuristica dell'evoluzione umana e dell'universo, ispirata agli insegnamenti di Falco Tarassaco. Nel libro vengono presentati i fondamenti di una fisica spirituale molto particolare, una visione che interpreta la materia, il tempo, la coscienza e le leggi che governano l'universo in modo completamente diverso rispetto alla visione tradizionale. Ed è stato davvero incredibile poter realizzare un'intervista con lui. Abbiamo parlato di viaggio nel tempo, di macchine del tempo, delle possibili direzioni future dell'umanità e delle linee temporali che l'essere umano starebbe attraversando. Il leader di gruppo è Alan Mamiev, noi siamo tutti suoi allievi, я говорю, что мы все твои ученицы, perché Alan Mamiev ha una enorme comunità di persone che lo seguono. Ma una delle cose più affascinanti è stata la conversazione sul fenomeno della sincronicità, un argomento così profondo e misterioso che meriterebbe addirittura una diretta interamente dedicata. Dopo questo video, nella sezione riservata agli abbonati, pubblicherò l'intervista completa, sia con Coyote Gardo, sia con Antilope e successivamente anche quella con Passero. Loro non sono anime umane, hanno una cosa che può essere paragonata all'anima, ma non è anima umana, è un'altra variante. È quel tipo di... Qua nella nostra dimensione quello che si incarna sono anime umane. Però ci possono arrivare con altri sistemi, cioè attraverso queste apparecchiature. Perché dicono che noi magari siamo stati su Saturno, su Marte, e poi siamo venuti qua a incarnarsi? Cosa dici di queste teorie? No, quello va benissimo, ma è un'altra faccenda. Nel senso che il mondo di queste creature non è un altro pianeta come andare su Saturno. Allora, per darvi l'idea... Ed è proprio qui che ritorna un altro personaggio straordinario di questo viaggio, Passero Olmo. Fu lui a realizzare le famose 22 colonne del Tempio aperto, alte circa 5,5 metri ciascuno. Ma Passero non è soltanto uno scultore o un artista creativo, è stato uno dei più stretti amici di Falco, una delle persone che lo accompagnò lungo gran parte del suo percorso spirituale e uno di coloro che parteciparono direttamente allo scavo dei templi. Ascoltarlo parlare è stato qualcosa di davvero particolare. Oltre a possedere una conoscenza immensa, Passero emana quell'aura di mistero tipica delle persone che sembrano aver vissuto esperienze fuori dall'ordinario. Anche lui ci ha raccontato episodi legati ai viaggi nel tempo, alle costruzioni selfiche e ad aspetti della ricerca damonoriana che raramente vengono raccontati apertamente. E proprio per questo anche questa intervista sarà pubblicata esclusivamente nella sezione dedicata agli abbonati del canale,
Perché questa scelta? Perché alcune informazioni, esperienze e riflessioni non sono contenuti pensati per un pubblico superficiale o distratto. Sono conversazioni che richiedono curiosità autentica, apertura mentale e il desiderio reale di esplorare visioni alternative della realtà. E forse proprio per questo difficilmente potresti ascoltare racconti simili altrove. E prima di concludere questo viaggio c'è ancora un luogo di cui devo assolutamente parlarvi. Uno dei posti più misteriosi e profondi che abbiamo visitato, il bosco sacro di Damanhur. Un luogo immerso nel silenzio, nella natura e in un'atmosfera che sembra appartenere più al mondo dei sogni che alla realtà ordinaria. Qui si trovano giganteschi labirinti energetici, enormi spirali costruiti nel cuore del bosco. Ed è difficile spiegare a parole cosa si prova davvero quando ci si trova davanti a strutture così immense. La mente razionale quasi non riesce a comprendere cosa significa camminare dentro queste gigantesche geometrie emerse nella natura. Secondo la visione damanhuriana, questo luogo è particolarmente sacro, perché qui sarebbe ancorata la coscienza spirituale di Falco. È come se il bosco stesso fosse diventato un punto di connessione tra il mondo umano e qualcosa di più sottile. Ed è proprio qui che abbiamo avuto l'onore di pranzare insieme alle persone del luogo, condividendo il cibo preparato con semplicità, cura e presenza. Questa è la tipica casetta dove abita un nucleo familiare. Il nucleo può avere anche fino a 18-20 persone che vivono in questo paradiso. Ci siamo poi riuniti attorno all'albero sacro e osservandolo era impossibile non pensare all'albero della vita mostrato nel film Avatar. Un grande albero attorno al quale le persone si raccolgono in ascolto, meditazione e preghiera. Un punto di unione, un luogo dove il silenzio sembra parlare. Mentre camminavamo tra questi immensi labirinti, immersi nel bosco, nasceva davvero la sensazione di entrare in una realtà completamente diversa. Un mondo insolito, sospeso, dove tutto sembra rallentare, dove il vento tra gli alberi assomiglia quasi a un sussurro, dove la natura sembra custodire memorie antiche e invisibili.
Questo spazio è davvero magico. Come vedete qui ci sono ovunque labirinti. È un territorio molto curato. Questo è il nostro gruppo. Li blocchiamo. Questo è ingresso praticamente nel bosco. Ecco, adesso sei a parte. Praticamente da qua si entra nel territorio. Quello che vedete fiorito è il giardino di ape, praticamente loro mensa. Qua ci sono tutte queste piramidi. Questa è la prima che vedete rossa, ogni piramide in fondo c'è gialla e blu, ogni piramide ha un suo significato. Questi sono i labirinti da percorrere. Siamo stati anche all'albero tipo di Avatar, poi vi farò vedere se riusciamo a recuperare immagini, perché qua filmare non è possibile. Ale vuol dire la strada in lingua sacra. Eccole le piramidi, è un posto magnifico. E forse proprio questo è ciò che rende così difficile spiegare Damanhur a chi non l'ha mai vissuta, perché certi luoghi non si comprendono soltanto con la mente, bisogna attraversarli, respirarli. Mamma mia, che belli che siete! E ora il mio viaggio con voi termina, almeno per il momento, perché in realtà questa sarà soltanto l'inizio di un percorso molto più grande. Insieme alle persone più vicine a Falco abbiamo già programmato una serie di live e interviste dedicate, nelle quali approfondiremo molti temi che avete visto solo accennati in questo viaggio. Perciò vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a lasciare un like e a condividere questo video, non soltanto per sostenere il mio lavoro, ma anche per aiutare ad aprire il cuore e la conoscenza di altre persone verso realtà che esistono davvero e che spesso rimangono invisibili, proprio perché nessuno ne parla. E la domanda che continuo a farmi è questa: come è possibile che un gruppo di esploratori arrivato persino dalla Russia e abbia attraversato un intero viaggio per scoprire questo posto, mentre moltissime persone che vivono qui in Italia non solo non lo conoscono, ma non ne hanno mai nemmeno sentito parlare. E anche chi conosce Damanhur molto spesso non trova il tempo per venire a visitare questa comunità così particolare, dove le persone cercano ancora di vivere secondo valori umani, spirituali e naturali. Molti accusano Damanhur di essere una setta. Io posso solo raccontarvi ciò che ho vissuto personalmente durante questi 5 giorni. E quello che ho incontrato sono state persone estremamente gentili, accoglienti e profonde. Persone con un'umanità rara. Persone che hanno dedicato anni della propria vita alla costruzione, alla protezione e alla conservazione di qualcosa che considerano un patrimonio spirituale dell'umanità. E basta entrare nei templi per comprendere almeno una parte dell'enorme lavoro che tutto questo richiede. Parliamo di strutture scavate a circa 75 metri di profondità sotto la montagna. Se immaginiamo un luogo simile, ci aspetteremo umidità, infiltrazione, odore di chiuso.
e invece i templi sono mantenuti in un modo incredibile. Non c'è acqua che cola dalle pareti, non c'è odore di muffa o di umidità. Tutto è asciutto, illuminato, curato nei minimi dettagli e si comprende immediatamente quanto impegno, lavoro e risorse sono necessari per mantenere intatto un luogo simile. Per questo le visite, le donazioni e il sostegno economico vengono vissuti da loro come un aiuto concreto per preservare questa immensa opera sotterranea. Vi ringrazio davvero per aver viaggiato insieme a me fino a qui. E se siete arrivati fino alla fine di questo racconto, forse significa che qualcosa di questo luogo ha incuriosito anche voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, quali sensazioni vi ha lasciato questo viaggio e se avete le domande, sarò felice di leggervi e di rispondervi. E noi ci vediamo molto presto nelle prossime live oppure nella sezione dedicata agli abbonati, dove continueremo insieme questo incredibile viaggio dentro il mistero di Damanhur. Grazie della vostra attenzione, un grande bacio da vostra Oksana Fedi.